Siamo nell'agriturismo Corbella, a Cicerale, con la titolare Giovanna Voria, anima di questo luogo ma anche ambasciatrice della dieta mediterranea in Italia e all'estero. Come preferisce essere considerata? Semplicemente una chef contadina, perché io vengo dalla terra e senza la terra non potrei fare quello che faccio. La sua storia è particolare. Dopo un'infanzia in campagna si sposa, diventa imprenditrice e poi ad un certo punto sente il richiamo delle proprie origini. Si ricorda il momento in cui ha sentito il bisogno di ritornare alla madre terra, quando ha sentito più forte il legame con il proprio passato? Quando alla fine hai realizzato tanto nella vita, nel senso che sei riuscita a fare quello che forse pensavi di fare, poi a un certo punto ti rendi conto che sei quella che vogliono gli altri, forse non quella che vuoi tu. E quindi ho iniziato a... Io già il sabato e la domenica comunque coltivavamo la terra, l'oliveto, il vigneto. A che età si è sposata? Io mi sono sposata a 17 anni, quindi giovanissima. E poi invece mi mancavano le quotidianità, quelle che io vivevo da piccola nei campi, che c'era una miseria pazzesca, sì. Però eravamo allegri, cantavamo, ci dividevamo, l'insalata si divideva in 5, in 6 tranquillamente, voglio dire, senza, magari non ci saziavamo sufficientemente, però mi pareva che venivano a mancare i valori, lo stare insieme. E quindi è iniziato, scattano quelle cose poi in un momento di problemi, dici ma io sono quella che vogliono gli altri e quindi ho bisogno di ritornare alla mia terra e quindi ho lasciato tutto, naturalmente sono stata considerata pazza perché dice come da imprenditrice torni contadina quindi meno male che l'ho fatto. Ci racconta le difficoltà che ha incontrato? Difficoltà ne ho trovate tante e ne ho ancora perché il disagio più grande è stata la strada che mi ha penalizzato tanto. Ho aperto senza il gruppo, con un gruppo di continuità, senza l'energia elettrica, senza telefono, contro tutto e contro tutti. Magari ecco, il fatto che io ostinatamente volevo ripresentare quello che le mie nonne e mia mamma mi avevano insegnato, ero una pazza perché era il tempo di nouvelle cuisine, era il tempo di fare piatti con decori e con niente nel piatto, ad esempio. E quindi naturalmente io... In che anno proprio è iniziato? Io ho aperto il 2001, il 24 giugno 2001 ho fatto l'inaugurazione e quindi ho detto ma come noi abbiamo perso tutte le eccellenze, abbiamo perso quello che la terra ci dava e recuperiamo questo. Quindi ho iniziato con la coltivazione dei ceci e da questo poi le zucchine monnate che si facevano una volta e che non si facevano più, i fichi bianchi, i fichi monnati, le melenzane essiccate, i peperoni, quelle cose che sembravano a chissà a che epoca appartenevano, invece no, si potevano recuperare, le erbe spontanee che avevamo dimenticato e quindi ho iniziato a fare quello che facevo tanti anni prima. Come mai ha deciso di recuperare il cece? Perché quando io ho aperto l'agriturismo ho detto io sono nella terra dei ceci perché anche se non era Presidio Slow Food, comunque sullo stemma comunale c'è questo fascio di ceci con terra quae Ciceralit, c'è il nome del paese, quindi Cicerale, e coltivavamo i ceci che con l'emigrazione erano spariti. Quindi io ho iniziato a coltivare i ceci. Arrivo qui per uno spot pubblicitario alla BBC e da questo resto affascinato quando io prima gli presentai tutti i prodotti che essiccavo al sole, quindi loro restarono estasiati. Dopodiché li portai nel campo di ceci e gli feci notare questo effetto rugiada che camminando nel campo di grano, che io da piccola lo facevo, si sente questo effetto rugiada vicino alle gambe ma non sei bagnata. E loro erano così sorpresi che mi distrussero mezzo campo ad andare avanti e indietro perché gli piaceva sentire questa sensazione. Lei produce e prepara i ceci, è così diventata al tempo stesso presidio dei sapori autentici della dieta mediterranea e grande esperta nelle tecniche di preparazione e degli abbinamenti, tanto che ne ha fatto un libro. Come è nata l'idea di scrivere un libro? Perché cucinando il cece, naturalmente, noi eravamo limitati dove facevamo la canna e ceci, il cece all'insalata, al massimo qualche frittella di ceci, quella dolce.
è la zuppa di ceci, quindi invece il cece è neutro come sapore, si presta benissimo, quindi abbiamo le proteine vegetali, ma allo stesso tempo addirittura con gambero rosso abbiamo fatto il gelato, io faccio il liquore, faccio quelle cose che possono essere fatte tranquillamente col Il cece o con titolo altri del libro abbinamenti. qual è? Cucinare con i ceci, sono 200 modi di come cucinare i Quindi ceci. 200 ricette. 200 ricette. Una sera andai in Costiera Amalfitana e quando mi dissero, ah, ma lei dei cecerali, i ceci, pensi che nell'Ottocento i ceci venivano dai cecerali e noi ci cucinavamo il pesce? Ma davvero, dissi io. E dico, questo mi è nuovo, pensavo che era limitato solo nel nostro paese, giusto come sopravvivenza. E invece, ecco, erano conosciuti già allora. D'altra parte, il 31 di dicembre, nell'antica Grecia, ma anche qua, si usava festeggiare alla mezzanotte col cece perché era il simbolo dell'oro, quindi rappresentava la ricchezza. Quindi come fortuna. Come fortuna. E anche Presidio Slow Food, da che anno? Allora, dal 2010, fortunatamente, il Presidio Slow Food, dopo un sacco di tempo, di studi, di aspettative, e poi è diventato Presidio Slow Food, per fortuna. Quando il presidente Troiani mi telefonò, dissi grazie a Dio, finalmente. Presidente del Parco Nazionale Sì, del Cilento. presidente, sì. Chi viene a Corbella si immerge in un'atmosfera dai profumi e dai sapori tipica cilentana. Qual è stato l'insegnamento, il motivo scatenante che ha deciso di seguire iniziando questo percorso gastronomico? Perché tornando alla terra, allora, innanzitutto io a casa continuavo, invitavo sempre amici, spesse volte eravamo 50-60 persone e quindi continuavo a cucinare le cose del mio territorio, dando naturalmente visibilità alle cose che ci appartenevano più da vicino. E poiché poi i commenti loro erano buoni, dissi io non devo fare la cucina degli altri, devo fare la mia cucina. E quindi ho iniziato, certo, ci sono ricette che non vanno toccate assolutamente, altre quel tocco di innovazione è giusto che ci sia. E quindi mi sono un po' sbizzarrita su questo. Addirittura poi a volte da determinate, spesse volte succede, una volta dovevo fare una festa dei ceci qua con delle persone, 200 persone, poi alla fine all'ultimo momento mi vennero meno. Dico, oddio, che faccio con tutti questi ceci messi a bagno? E io iniziai a fare cremine sott'olio, iniziai a fare marmellate di ceci. Quindi vedi, dalla negatività mi uscì fuori qualcosa che invece magari non avrei pensato, perché il bisogno aguzza l'ingegno. Per non perdere quei ceci io riuscii a trovare situazioni addirittura sciroppati al cioccolato, sciroppati al vino. Quindi noi abbiamo la parte storica, quella tradizionale che è appartenuta alle nostre nonne, ai nostri genitori, che resta quella perché nel rispetto della tradizione, ma soprattutto nel rispetto loro, deve essere così. E poi c'è quella che adesso come dire, con più modernità, con più sveltezza facciamo piatti più innovativi ed è giusto che sia così, più giovani. Cicerale è vicino a Pioppi, la patria della dieta mediterranea, dove un fisiologo americano si è trasferito e ha riscoperto Ansel Keys. Che rapporto ha con i suoi insegnamenti? Allora, lo ha conosciuto? Noi involontariamente facevamo già dieta mediterranea perché mangiavamo piatto unico, mangiavamo poco, quindi non sapevamo di questo Ansel Keys all'epoca. E quindi io l'ho scoperto poi successivamente, nel momento in cui ho iniziato a documentarmi, a conoscere, ho detto ma come, dice quello che noi facevamo, no alla fine. Quindi involontariamente andavamo avanti con la dieta mediterranea già fin dall'inizio. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Geremia Stammeler con l'associazione sia di Pioppi, della dieta mediterranea, di Ansel e Keys, sia quella di Capaccio. Quindi Geremia quando è venuto qua a marzo, il 1° marzo dell'anno scorso mi ha detto Giovanna ci vediamo qua l'anno prossimo col mangiare della salute perché tu fai il mangiare della salute. Allora io ho detto Gerry è il più bel complimento che mi potevi fare perché noi dobbiamo stare attenti al sale, ai grassi, agli zuccheri e quindi se noi riusciamo a
ad avere uno stile di vita mediterraneo, quello giusto, quello di Ansel Keys e di Jeremiah Stamler, sicuramente la nostra salute ci guadagnerà. E poi non andiamo, oltre che non ci ammaliamo, non andiamo né dal nutrizionista né dal medico né dal viviamo più a farmacista. lungo. E viviamo più a lungo perché il Cilento comunque è la patria, oltre alla dieta mediterranea, di centenari. In ogni zona abbiamo tanti centenari. Ci troviamo in uno dei 2 edifici dell'agriturismo, precisamente nel ristorante. Oltre alle foto di quando era bambina e ai prodotti sapientemente confezionati, è possibile vedere fasci di spighe di grano. Di solito il cibo è simbolo dell'identità culturale di un popolo e anche simbolo di un'esperienza di vita. Che significato hanno i fasci di grano? Cosa li ricordano? Allora, c'è il grano, c'è il riso, sono gli aromi mediterranei, perché questi profumi fanno parte di me, senza questi io non sono nessuno. Quindi il grano invece mi riporta innanzitutto indietro col tempo, quando noi coltivavamo il grano. È una foto bellissima che io è lì con mia mamma che è appena tornata dalle risaie, io sto pisando il grano sull'aia con i buoi, una bambina di 5 anni. Per me quando iniziavamo a mietere il grano significava prima di tutto il ritorno di mamma, perché avevo capito che lei arrivava dalla mietitura alla pisatura del grano. Quindi che periodo? Quindi giugno. Non avevamo il telefono che comunicava guarda che domani arrivo e quindi era limitato il tempo. Io piccola avevo capito che quando si iniziava a mietere il grano mamma sarebbe arrivata e poi era la nostra forza, perché insieme ai legumi il grano rappresentava la nostra forza, dove lo trovavamo nella pasta, nel pane, nei dolci, addirittura noi facevamo la zuppa di grano e la faccio io ancora, la faccio, domani ad esempio la farò, perché questo grano rappresenta, d'estate lo faccio all'insalata e d'inverno a zuppetta, perché è fondamentale. Ricordo mamma che con una pila gli rompeva la corteccia esterna ed era una zuppa di grano semplicissima, solo con olio extravergine, favolosa, che è altro che glutammato. Nel trattato UNESCO, che proclama la dieta mediterranea come patrimonio immateriale mondiale, si dice che le donne svolgono un ruolo indispensabile nella trasmissione delle competenze, così come della conoscenza di riti, gesti tradizionali e celebrazioni, e nella salvaguardia delle tecniche. Quale donna ha avuto particolare importanza nella sua formazione? Allora, le 3 donne, sono 3, non è una, quindi nonna Giovanna, che io sono puntellata a lei, era sta donna che veniva dai Cervati, da Stio, ed era pulitissima, faceva stoccaggio ricotta, faceva i fichi, lei si dedicava molto alla casa e quindi quando noi tornavamo dai cambi sentivamo per le scale questo profumo di qualcosa, una semplice bietola e patate, lei la faceva diventare eccezionale, perché forse ci metteva tanto amore, quindi nonna Giovanna in primis. Poi c'è stata nonna Antonia che ha vissuto lo stesso in casa con noi, allora le nonne stavano in casa fortunatamente per i nipoti. E poi questa mamma che era combattuta tra le risaie, la piana del sele, la terra, la casa, però comunque riusciva sempre a fare qualcosa per noi, dove rispettava le tradizioni, rispettava la nostra terra e coltivava quello che noi mangiavamo, esclusivamente veniva dalla nostra terra. E quindi per me sono state le 3 donne fondamentali. Cilento è terra di fichi, il fico bianco del Cilento. Che ricetta si ricorda con... I fichi, guarda, io ricordo che la mattina col fresco andavamo a raccogliere i fichi, poi l'orario più caldo ci mettevamo sotto una pianta e munnavamo fichi per fare il fico bianco, perché ce lo pagavano un po' in più per raccimolare qualcosa. E bisognava stare attenti perché andavano girati 2 o 3 volte al giorno e via di seguito. Le ricette, all'epoca si faceva semplicemente l'impaccata e io ricordo bene che mamma in giù portava il riso e in su mandava l'impaccata di fichi cilentani e i ceci, quindi già allora c'era questo scambio tra nord e sud. L'impaccata è secca, sono i fichi. L'impaccata secca, sì, che si fa con la noce, l'arancia e il finocchietto selvatico, quindi si metteva nelle stecche. Invece nonna Giovanna, un giorno io tornai da scuola e lei
una giornata che pioggia, piovigginava, e io dissi no, non voglio cacciare le capre, oggi non ci voglio andare sotto questa pioggia. E lei disse no, bella nonna, che poi come facciamo il formaggio stasera? Questo famoso cacio ricotta che è presidio. Quindi che successe? Che nonna disse dai che ti faccio trovare una bella cosa. La bella cosa era bietole e patate che a me piaceva. E disse non la voglio, no ti faccio vedere un'altra cosa. E mi fece trovare questi fichi al cioccolato e mi raccontò la storia. Con lo sbarco degli americani arrivò questo cioccolato che si iniziò a mettere nel sanguinaccio, nelle imbottatelle di castagne, di ceci, in tante cose, voglio dire, in tante altre ricette. Il cannolo, ad esempio il cannolo alla cilendana prima si faceva con la crema normale, pasticcera e la marmellata. Successivamente si iniziò a fare cioccolato e nonne. Quindi che successe? Che nonna mi raccontò la storia mentre stava preparando questo piatto. Allora aveva in questa casciolella si conservavano i fichi e li gestivano le nonne con le foglie di alloro, quindi a ognuno gli davano una manciata, perché magari chi ne acchiappava di più e chi di meno, quindi erano loro a stabilire le quantità. E allora nonna mi raccontò che c'era questo cioccolato, arrivò nella cassa, era avanzato questo cioccolato, disse che ci faccio? Questa manciata di fichi, ci mise dell'alloro, del vincotto, un po' di aromi che aveva lei là e fece questo, quello è il primo fico al cioccolato, è quello, non è quello solido che oggi tutti facciamo, era quello. Poi come tutti i piatti se ne offriva ai vicini, ancora oggi qua noi quando facciamo il pane diamo il pezzo di pane al vicino ad esempio, no? E quindi così anche nonna non ebbe grande successo perché restò legato solo soprattutto alla mia famiglia o al paese, perché poi successivamente iniziò ad aprire le ingolletterie che si diceva all'epoca e quindi il fico, perché non si poteva conservare, diventò solido poi il fico al cioccolato. Negli ultimi anni siamo passati da un periodo storico di povertà e di fame ad un periodo storico in cui per sventare la pandemia dell'obesità e del cibo spazzatura si cerca di dare particolare importanza alla stagionalità e al buon cibo, anche in termini di salute e prevenzione delle malattie. Qual è il piatto povero che le ricorda il passato ma che al tempo stesso è portatore di gusto e benessere e che può rappresentare la dieta mediterranea ma soprattutto la dieta cilentana? Sicuramente la cicciata. Uno perché in questa zuppa troviamo tutti i componenti, dalle proteine vegetali, i carboidrati e poi con l'olio extravergine di oliva crudo. Quanti legumi ci sono nella allora, ciccia? a differenza delle cicce immaritati, noi abbiamo 20 fra cereali e legumi, quindi abbiamo almeno 3 tipologie di grano. Abbiamo il gran turco, la fava, la cicerchia e abbiamo almeno 5-6 tipi di fagioli, perché che succedeva? Che con la semina avvenuta di tutte le granaglie e tutti i semi, quelli che avanzavano venivano messi a bagno separatamente, non è come la zuppa che adesso è tutta la stessa cottura, quindi venivano messi separatamente, un lavoraccio perché c'era solo il fuoco, non c'era il gas, quindi andava fatto uno per uno, ogni granaglia, venivano lessati separatamente e poi con un battuto di aromi mediterranei in un buon olio venivano assemblati tutti insieme. Lo stesso se ne offriva un piatto al vicino di casa, noi lo servivamo con pane tosto o scuot in poche parole. E quindi era piatto unico, ma io ricordo che ne mangiavamo 2 o 3 piatti perché oltre che era gustoso, ne avevamo proprio necessità. E in che periodo di solito viene preparata? Si preparava il 1° maggio e il 1° novembre, perché il 1° maggio era per onorare il lavoro e per dare il buon augurio alla semina fatta, affinché il nuovo raccolto fosse abbondante. Invece il 1° novembre era come per dare festa ai defunti e ai santi. Le tradizioni culinarie di un tempo, ma ancora oggi, sono legate alle festività religiose. Ricorda un piatto tipico pasquale? Come no.
Allora, al di là della pizza chiena, che noi la facciamo diversa dagli altri, dal resto del Cilento, perché nel Cilento fanno soppressata, salame, cacio ricotta e uova. Noi invece, proprio perché c'era questo legame con le risaie, mettiamo il riso, la soppressata, il cacio ricotta, un po' di pepe schiacciato a grani grossi e uova. Quindi si fa questa sfoglia e si fa a mo' di calzone grande, quindi la nostra è totalmente diversa. Poi abbiamo la torta di riso che viene fatta sempre col riso, col cacio ricotta in versione dolce con la cannella e con le grattate di agrumi. E poi abbiamo la torta di cacio ricotta, quindi cacio ricotta addirittura schiacciato con la forchetta e non passato, cannella, zucchero e uova. È semplicissima ma è particolare, non è la solita torta di ricotta. Quindi sono tre che mi rappresentano molto a Pasqua. Invece un piatto tipico natalizio? Natalizia, allora, al di là degli scauratielli, delle castagnelle che facciamo un po' tutti quanti, ci sono le girandole che le facevamo col miele, venivano cotte a mo' di scartellate più o meno. E poi quella di ceci che sostituiamo ancora oggi le castagne con i ceci, quindi lo stesso il cioccolato, lo stesso tutto ciò che viene messo nelle castagnelle, però sostituiamo le castagne ai ceci. Gli scauratielli come si fanno? Gli scauratielli è semplicemente pasta di farina di grano duro, acqua, viene cotta la pasta con gli aromi mediterranei, alloro e rosmarino, un po' di limone e viene fatta cuocere questa pasta. Vengono tirati a caldo e fritti e col miele, abbondante miele di castagno magari. La dieta mediterranea è nata dall'incrocio di diverse culture, ecco perché spesso gli stessi prodotti vengono preparati in modi diversi. Un esempio è la tipica pizza cilentana. In che cosa differisce da quella napoletana? Molto. L'imbasto innanzitutto, perché l'imbasto era quello del pane, quindi fatto con il criscito, questo famoso lievito madre che oggi diciamo, fatta la loatina che era una preparazione prima di fare il pane, quindi il giorno prima, e poi si faceva il pane. La prima fase era che ci facevamo la pizza fritta, che si faceva con lo zucchero o col sale. La seconda era la prova del fuoco ed era il vicci cilentano, e poi veniva infornata la pizza nella teglia, quindi un pochino più spessa ma che però veniva croccante. Per tutto l'anno era il pomodoro cotto, prevalentemente era pomodoro cotto, con poi l'aggiunta di cacio ricotta cilentano. Solo in periodo estivo poteva essere cotto il pomodoro però con la pellecchia, con la pellicina, oppure addirittura tagliato, rotto a mano, e a crudo si metteva il basilico, l'origano, l'olio, il sale e si stendeva, e a metà cottura il cacio ricotta. Solo il periodo estivo però era diciamo crudo, poteva essere crudo, però la forza della pizza cilentana è la pasta che deve essere lievitata, diversamente dalla pizza napoletana. Quindi come il pane, come il pane. E poi diciamo il pomodoro cotto e il cacio ricotta. Infine ci racconta una pietanza, un piatto che rappresenti un mix di elementi tipici della dieta mediterranea che possa servire per la valorizzazione delle risorse agroalimentari del Cilento, anche in termini di sostenibilità, per ispirare un senso di continuità, di identità e di benessere di questo territorio. Allora io che cosa ho fatto? Noi spesso mangiavamo pane e fichi, quindi un pezzo di pane, ci mettevamo o fichi questo come freschi, merenda, come... No, come pranzo, come tutto, perché quello c'era nei campi. Quindi ci portavamo questo pezzo di pane, spesse volte aveva anche la muffa il pane, perché si faceva ogni settimana, 10 giorni più o meno, oppure un biscotto bagnato, e quindi se era il periodo dei fichi freschi, aprivamo questi fichi freschi e li mettevamo tra i due fetti di pane, ci rimangiavamo così. Se era invernale invece erano secchi, allo stesso modo, o addirittura davamo un morso di fichi e un morso di pane. E io da questo mi sono ispirata per il mio pane di fichi, lo faccio il pane di erbe, faccio il pane di ceci, faccio il pane in 1000 modi, il pane al vino,
Però questo Tutti è i prodotti locali, quindi tutti i prodotti locali. dell'azienda. Però questo ha avuto un successo grande perché io l'abbino al cacio ricotta e i fichi sciroppati al vino, quindi faccio questo connubio fra pane di fichi sciroppati e cacio ricotta di Capra Cilentano e devo dire che è sempre un successo. Quindi mi sono inventata questo pane perché è giusto che l'ho rielaborato, l'ho trasformato, ho cambiato i tempi, magari non è più quel pezzo di pane con il fico mangiato così, però intorno a un tavolo è presentato in un certo modo. Perché dovremmo venire a Corbella? Perché chi ama la cucina della salute, come dice Geremia, chi vuole stare in pace con il mondo, perché qua è come se in mezz'ora tu sei fuori dal mondo. Infatti io dico sempre, non andate a fare il safari in Africa, lo potete fare nel Cilento. E chi è legato ancora a dei ricordi, a delle tradizioni, io ho voluto che questa fosse una casa, non fosse una struttura, diciamo un ristorante, quindi mi piace raccontare ciò che porto a tavola e mi piace presentarla come la mia casa. Ok, grazie. Ok, grazie a voi.